Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare Watcha New che canta Seven Personalities. È un suo brano, non l'ho mai ascoltato prima, me l'avete consigliato in tantissimi per cui ho dovuto assolutamente accontentarvi. Vi ringrazio intanto per la proposta. Questa è l'esibizione live al New Year's Gala del 2020. Sono molto curioso di andarlo ad ascoltare. Mi raccomando, prima di iniziare, per supportare il canale, iscrivetevi al canale, lasciate un like e se volete ottenere anche vantaggi esclusivi riservati agli abbonati, potrete cliccare qua sotto sul tasto abbonati. Ovviamente io dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale. Se volete vedere il video originale senza interruzioni, lo trovate qui sotto in descrizione. Andiamo ad ascoltare insieme. Hello， 大家新年快乐！接下来这首歌是我写的一首新歌，也是我第一次在电视上首秀，希望大家喜欢。 Ci sono i sottotitoli perché sennò non capisco cosa dice. Stavo ascoltando il modo in cui parla perché ha un timbro, me lo immaginavo più scuro, più caldo, invece ha un timbro molto squillante. È interessante questa cosa. Ah, ok, dice buon anno nuovo. E poi 接下来这首歌是我 la prossima 写的 canzone 一首新歌，也是我 è una delle sue nuove 第一次在 canzoni 电视上首秀， per la prima 希望大家 volta 喜 in 欢 TV. 七重人格。 Seven Personalities, ok. Ha introdotto il brano. 夜幕低垂，虫鸣叫，看天空飞过知更鸟，窗边的麻雀为谁在哀悼？想要。 Ok. Ok. E adesso? Ok. 麻木都被揭开，鲜血淋漓。若人能够篡改天生沉沦在人命运。 Ok. 混沌初开，清浊黑白，在浩渺天地间萌生真爱，欣喜、愤怒、欢乐、悲哀，更迭兴衰，是非成败，在外面轮回着浮生百态，永恒的、消逝的。 Ok, scusate un attimo. Allora, cosa sta facendo? E intanto è assolutamente geniale. Questa canzone si intitola Seven Personalities, cioè 7 personalità, e lui sta cantando con personalità diverse, cioè sta impersonando queste diverse personalità che sono probabilmente o lati diversi del suo essere, del suo carattere, perché ognuno di noi ha tante personalità che confluiscono poi in un'unica essenza, in un'unica natura, però abbiamo tanti lati del nostro carattere, del nostro essere. E fin dall'inizio lui te lo enfatizza tantissimo questa cosa in modo assurdo, geniale, perché inizia cantando come se fosse quasi una filastrocca, una
una ninna nanna quasi da bambino, sembra più una filastrocca, con questo timbro anche un po' più infantile, sembrava anche strano, cioè subito mi ha lasciato un po' così, un po' perplesso, perché è anche coraggioso iniziare una canzone così, ok? Perché di solito i primi secondi della canzone sono quelli che dovrebbero catturarti, ma anche colpirti in qualche modo. Lui ti colpisce con qualcosa di strano, ok? Non qualcosa di poetico, di melodioso, ma un po' inquietante, non so come dire, adesso lo riascoltiamo. Dopodiché dice questo shut up, cioè zitto, ok? Quindi si zittisce la sua personalità ed entra in gioco un'altra sua personalità. È veramente assurda sta cosa. Proviamo a riguardarlo qui. Sentite come volutamente questa parte la canta un po' stonata. Infatti subito per questo ti lascia un po' perplesso, perché dici ma cosa sta facendo? Non sa più cantare? In realtà lo fa apposta per creare questo effetto un po' bambinesco, ok? È strano, sembra, non so, la recita dell'asilo, delle elementari in cui i bambini cantano la loro filastrocca, però in maniera un po' così, non proprio precisa. È strano. E poi guardate un po'. Questa cosa è assurda. Qui parte questo crescendo strumentale che sembra quasi un pezzo metal, sembrerebbe, e poi qui urla questo scream dicendo shut up, zitto, e distoglie lo sguardo, quindi qua cambia personalità. Guardate come recita con lo sguardo. Cambia anche la melodia dello strumentale. Ok, qui non so se è un'altra personalità ancora, cioè se questo shut up era della sua personalità più aggressiva e poi qui invece emerge la personalità più introspettiva, cupa, malinconica, sofferente, e anche il timbro, sentite, cambia, diventa più caldo, diventa più scuro, porta il suono in questa consonanza di petto molto molto più calda, più avvolgente, ok? E continua a cantare in questo modo. Molto malinconico. Ok, poi andiamo avanti perché canta così per un po'. Poi c'è questo strumentale che spezza un po' insomma, il testo della canzone. Andiamo avanti, quando riparte a cantare, qui c'è qualcosa che cambia di nuovo. No, qui è ancora questa personalità che continua a cantare e sentite anche questo soffiato che va a mettere volutamente nella voce per addolcire il suo suono e renderlo anche un po' più tormentato. Fa un po' questo, e questo è molto riuscito, assolutamente efficacissimo. Andiamo avanti, dov'è che cambia? Qui. Ok, quindi c'è stato questo crescendo con queste note anche più acute in cui cresce anche un po' l'intensità, quasi la disperazione, il tormento, e poi fa questi queste note in falsetto con questo suono particolare, sembra quasi un po' sciamanico, un po' tribale, non lo so, non so se anche questa sia un'altra personalità ancora che va a mettere nella canzone. Dopo c'è un altro cambio, andiamo un po' avanti. Ok. Qua. Allora, qui cambia di nuovo, mi sembra che cambi di nuovo personalità perché cambia di nuovo timbro, qui sta facendo delle note molto gravi,
e si aggiungono anche questi cori dietro che dà ancora più l'idea di questa sorta di personalità multiple che albergano nel suo essere, ok? Perché ci sono appunto questi cori che lo avvolgono. Particolare, non saprei, adesso leggo un po' il testo, però dovrei leggerlo con più attenzione, con calma in un secondo momento, quindi ditemi anche voi nei commenti cosa ne pensate, il significato di questa canzone, ma mi sembra evidente che stia giocando molto con questa cosa delle personalità, veramente interessante. Adesso andiamo avanti e capiamo un po' cosa succede dopo. 欣喜、愤怒、欢乐、悲哀，更迭兴衰，是非成败，在外面轮回着浮生百态，永恒的、消逝的、存在的、未知的，亘古未来，繁华不再，万物皆只因我一念花开，洪荒宇宙，千变万化，不外如是，不外如是。有我主宰，任我主宰，让一切都隐居，只剩两个不惧，一个的自我，在漫天狂风暴雨之中不闪躲。我带着还未结痂的伤口，在时空边缘冲杀尾随，手写所为了夺回失落的伤口，这甘愿化身成为野兽。Ma è bravissimo. Allora, sentite come gioca col suo timbro. Quando inizia questa parte un pochino più melodica anche, cambia di nuovo timbro perché sta cantando su note più acute, in voce piena, con un timbro anche più graffiato, ok? Quindi questa distorsione volutamente creata grazie alla tecnica, perché di questo si tratta, l'abbiamo sentito fare anche altre volte, lui sa controllare molto bene queste distorsioni e quindi comprime il suo suono per aggiungere questo effetto, ok? E sta facendo anche delle note particolarmente alte, vediamo cosa fa qui. Ok, che nota è? Ok, è un C4, quindi una nota comunque già particolarmente alta, molto rock anche come attitudine. E qui dice I'm willing to turn into a beast, cioè voglio trasformarmi in una bestia, ok? Mi ricorda un po', non so se sia una citazione, il film Split. Non so se l'avete visto, comunque è proprio un film in cui tratta di questo personaggio che ha personalità multiple e l'ultima personalità che viene a galla è questa sorta di bestia, appunto, che diventa anche una specie di creatura sovrumana con poteri straordinari, ma anche una forza brutale, ok? Che allo stesso tempo libera dalle catene tutte le altre personalità che albergano nel suo corpo. Quindi mi sembra un po' che citi questa cosa, non so se sia voluto. Particolare, interessante. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa cosa. Comunque, andiamo avanti.
知道你是自己。No, vabbè. Ok, si blocca così il video, perfetto, ma ok, sì, volevo però rimanere al video precedente. Ok, scusate, era andato avanti il video successivo, comunque è stato pazzesco. Anche qui ha mostrato le ultime personalità che stavano ancora un po' in sordina, un po' nell'ombra, ok? Quindi dopo aver ripreso un po' il tema iniziale con questa sua personalità più malinconica, più cupa, e poi di nuovo questo mantra, questa specie di mantra cantato in falsetto, questa parte qui. Dopo c'è uno stacco in cui si mostra un po' un'altra personalità, sempre malinconica, però più triste, ok? Non so come dire, più riflessiva, ok? Anche un po' più rassegnata, se vogliamo. Qua sembra un po' quando uno sta parlando, sta facendo un monologo interiore, ok? Di notte, guardando la luna, insomma, si creano tutte questi ricordi, questi pensieri e questo senso di malinconia, ok? Poi guardate com'è bravo a recitare, proprio sta recitando una parte, anzi più parti, 7 parti diverse, e lui è molto credibile. Ok, lui è veramente un grande interprete, oltre che un grandissimo cantante, perché ci ha fatto sentire cose tecnicamente molto difficili, molto ben fatte, però è soprattutto un interprete. La sua interpretazione è fantastica. Comunque, qua ascoltiamo questa parte più malinconica. Anche la base strumentale, come sentite, diventa più soft. Richiama un po' questa sensazione come un po' la Moonlight di Beethoven, no? Fa questo fraseggio strumentale che ricorda un po' questo tipo di canzone, infatti mi dà un po' quell'idea lì. 又变得安静了，这一切多么美，星星都坠毁，漆黑。 Senti com'è più rassegnato quasi, no? C'è un senso di malinconia, ma proprio di tristezza profonda anche nel suo sguardo, nelle sue parole, nel modo in cui le pronuncia. 像浮冰涂丢了一块多刺眼的空白，不停地在摇回。 Qua inizia 知道你是自己。 Qua sentite come cambia personalità gradualmente, sia con lo sguardo che con la voce, poi c'è questo crescendo, questa esplosione di rabbia, di follia proprio, questa è follia pura, e anche la base strumentale lo porta a questa sonorità metal, ok? Questa qui è proprio metal, ok? Le fiamme aiutano particolarmente, e qui sta facendo delle note molto acute, ok? Che nota è? Ok, è un Fa diesis 5, una nota molto alta,
È una nota proprio da pezzo metal, assolutamente. Sembra veramente un brano da metallaro. Sentite chitarra distorta, doppia cassa di batteria, questa atmosfera più arrabbiata, più violenta e oltre all'acuto, come avete sentito, ha fatto un acuto comunque sporcato, quindi di nuovo questo graffio che porta nella voce crea ancora di più questo senso di rabbia e lo trasforma quasi in uno scream, assolutamente. E anche dopo continua con questo incalzare, cantando sempre in questo modo, molto arrabbiato. Sentite come doppia il fraseggio della chitarra, c'è una chitarra che fa la stessa frase e lui la segue e sembra quasi un tutt'uno, la chitarra e la sua voce, anzi lui stesso sembra quasi una chitarra mentre sta suonando, una chitarra distorta. Belli anche questi cori in sottofondo che mi richiamano molto brani heavy metal classici tipo i Manowar, fantastici. Questo tapping che si sente nella chitarra molto Van Halen è comunque molto, diciamo, usato, un cliché molto usato nei brani metal. Qui ci mostra la sua follia che prende il sopravvento. Pazzesco, praticamente qui ci mostra veramente tutta la sua follia tenendosi la testa con le mani e poi di nuovo spara fuori questo scream con questa nota acutissima che sembra veramente un urlo, un grido di disperazione ma anche di liberazione di tutto quello che si teneva dentro. Veramente assurdo. Assurdo, poi queste fiamme, veramente pazzesco, pazzesco. Assolutamente, mi è piaciuto tantissimo, grazie per avermelo consigliato, ascolterò sicuramente altre canzoni di Watch New, fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!